Amici di Vegetaliano, ben trovati. Vi capita mai di avere tutti questi avanzi di pasta differenti? Ogni pacco è troppo poca per fare un piatto e tutti insieme faranno un pasticcio di pasta al forno da Oscar. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo un bellissimo cavolo broccolo locale, biologico, biodinamico, biotutto. Mi raccomando, mangiate spesso le crucifere, fatele mangiare in tutti i modi possibili e immaginabili ai vostri cari. Non c'è quasi niente di più salutare dei cavoli, dei cavolfiori, del cavolo nero, del broccolo, della verza, di tutte queste piante meravigliose che sono fra l'altro delle opere d'arte, producono delle forme meravigliose, gli alberi, insomma non ve le fate mai mancare dalla vostra cucina. E questo è stato messo dai servizi segreti, non c'entra niente. Allora abbiamo il tonno finto, questo è vegano, molto buono, sembra un tonno vero ma non lo è. Questi sono funghi Pleus, questo lo capite tutti quanti, sono piselli biologici, locali, un po' surgelati, vabbè. E questo è salsa di pomodoro, ma l'ho fatta io la salsa perché erano solo pomodori pelati, biologici. E uno spicchio d'aglio di Sulmona, poi i peperoncini li troverò dopo, il coltello nagiri che serve per tagliare le verdure e andiamo a vedere il procedimento di questo pasticcio veramente da 1001 notte. E quindi la prima operazione è quella di portare ad ebollizione l'acqua che ho aromatizzato con dei semi di cumino e dei semi di coriandolo. Sopra c'è la vaporiera che conoscete benissimo e se la volete acquistare trovate il link in descrizione. Ha 2 piani e ci andremo a mettere i broccoli che nel frattempo sto tagliando in queste piccole cimette. I broccoli sono sistemati al vapore, nel frattempo ho fatto scaldare l'olio con l'aglio e il peperoncino e adesso ci vado a mettere i piselli. E dopo il Requiem di Mozart, questo è il più bel suono che ascolterete. È bello cucinare, mette allegria. Ora ci aggiungo i funghi. Questi funghi non sono molto belli da vedere, si chiamano Pleus, ma sono davvero molto buoni. Se avete gli shiitake ancora meglio. Tolgo l'aglio, ci aggiungo la salsa di pelati. Ora copro a fuoco medio-basso, il sale lo mettiamo alla fine e ci vediamo tra un po'. Ragazzi, vedete che bei colori? E c'è anche un buonissimo profumo. Siamo a fine cottura, ci aggiungo un po' di pepe appena macinato, 3 grani di pepe. È il momento del sale. Sale di Sicilia, senza tante storie, perché abbiamo capito che l'Himalaya, il pakistano, il sale nero sono tutte cose da fighetti. Ma noi abbiamo le cose più buone al mondo, non serve andare a disturbare l'Himalaya per avere un po' di sale, tutti Boeing che vanno in giro. Ed ora è il momento
è il momento del tonno. Io non vado spesso nei supermercati, però questo qui mi piace ogni tanto usarlo, ma come vedete e come sapete cerco di cucinare quanto più possibile. Più sono semplici gli ingredienti, secondo il mio punto di vista, e meglio è. Però ogni tanto fare uno strappo alla regola, ci sono dei prodotti che ci seducono e va bene, non fa niente. Una volta si può pure fare, e quindi 2-3 ricette con il tonno finto le troverete, ma il mio consiglio è quello di cucinare quanto più possibile, così semplice, è lo scopo di questo canale, quello di trasmettere l'amore per la cucina, semplice, originale, naturale. È giunto il momento di mettere a bollire l'acqua per la pasta. L'acqua bolle e quindi appena bolle ci aggiungiamo il sale grosso, sempre di Sicilia, sempre sia iodato. Ho chiamato un mio amico mago per trovare i minuti di cottura di tutti questi pacchi di pasta e l'ho messi in fila. Questo è 14 minuti, 13, 12, 9 minuti e quindi li metterò in scaletta col cronometro. Questo bellissimo tegame della Le Creusot lo trovate nel link in descrizione. Questa è la sindone del coperchio, poi lo facciamo studiare a Torino. Ora ci metto un filo d'olio, la pasta è arrivata a destinazione, mischio la pasta con i broccoli che pure loro sono pronti e il nostro sugo che ci siamo creati e la mettiamo in forno a 180 gradi per una mezz'ora. Intanto accendete il forno. 2 cucchiai di lievito alimentare, cucchiaioni, e 1 di pangrattato. Lievito alimentare disidratato, l'hanno fatto con il lievito di birra, ma è disidratato. Noi lo utilizziamo come parmigiano, come insaporitore, diciamo, anche se non ce n'è bisogno perché questa pasta è già molto saporita, ci sono i funghi, c'è il tonno vegano, ci stanno tutte le cose che già sapete, però noi la vogliamo ancora di più saporita e quindi con un po' di croccante sopra magari. Ora in forno a 180 gradi non ventilato per almeno mezz'ora. Eccola qui la bellissima pasta al forno. Forse le immagini non rendono l'idea, ma anche il profumo è molto invitante. Andiamo all'assaggio. Una delizia. Ci sono diversi tipi di pasta, quindi penne, integrali e non, fettuccine, pappardelle, tutto insieme in un grande casinaccio. C'è un'esplosione di sapori perché ci sono i funghi, c'è il tonno vegano, ci sono i piselli e i broccoli, cavoli broccoli, per cui io vi consiglio vivamente di guardare il vostro pantry e il frigo, fare queste prove, questi tentativi. Scrivete nei commenti come è andato il vostro, iscrivetevi al canale se vi piace questo tipo di ricette e suonate la campanella per rimanere aggiornati con le notifiche sulle nuove future ricette che ci sono più o meno tutti i giorni. Grazie, ciao!